Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che il nostro drone si alza in volo sopra i Campi Flegrei, succede qualcosa di particolare. Il rumore delle eliche attraversa il vapore, il fango ribollente, l'odore pungente di zolfo. E in quel momento non stiamo semplicemente facendo delle riprese. Stiamo osservando da vicino uno dei sistemi vulcanici più complessi e imprevedibili d'Europa. Una caldera viva che si solleva lentamente, che respira attraverso le fumarole e che continua a liberare gas e calore sotto le nostre case. Prima di entrare nell'aggiornamento di oggi, vogliamo ricordarvi una cosa importante. Abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe con un obiettivo molto preciso: installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam, che da tempo inquadra in diretta la fumarola di Pisciarelli, già collegata ai tracciati sismici in tempo reale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La ragione è semplice. In più occasioni i sismografi ufficiali hanno avuto interruzioni, momenti offline o perdite di segnale. E quando si monitora una caldera attiva come quella dei Campi Flegrei, anche pochi minuti senza dati possono significare perdere segnali importanti. Disporre di un nostro sismografo significherebbe avere un controllo indipendente e continuo sulle microscosse che spesso accompagnano le variazioni di pressione del sistema idrotermale. Il link per contribuire lo trovate nel commento fissato e in descrizione. È una scelta libera, ma rappresenta un passo concreto verso un monitoraggio ancora più trasparente e costante. Entriamo adesso nell'aggiornamento di oggi, giovedì 5 marzo. Siamo nuovamente dentro una fase bradisismica attiva, ma con una caratteristica che negli ultimi giorni stiamo percependo in maniera sempre più evidente. I terremoti sembrano spostarsi rispetto ai soliti ipocentri. Proprio alle prime luci dell'alba di questa mattina, un terremoto di magnitudo 2,5 ha interessato l'area del Golfo di Baia. Un evento che si inserisce in una dinamica che abbiamo già spiegato più volte: la migrazione di liquidi e gas vulcanici nel sottosuolo. Quando questi fluidi non trovano sufficiente sfogo nelle fumarole principali, iniziano a spostarsi lateralmente all'interno della crosta. E quando incontrano zone più fragili della roccia, provocano fratture. Quelle fratture sono i terremoti che noi avvertiamo. Non è una dinamica nuova. E qui entra in gioco una cosa che per noi è fondamentale: la memoria dei dati. Solfatara News non conserva solo ricordi, ma un archivio quotidiano fatto di video, immagini, temperature e osservazioni che registriamo giorno dopo giorno con i nostri droni. Ed è proprio confrontando questi dati che emerge qualcosa di molto interessante e allo stesso tempo preoccupante. Il comportamento che stiamo osservando in queste settimane ricorda molto da vicino quello registrato nel marzo del 2025, un periodo che molti di voi ricorderanno bene: sciami sismici molto intensi, terremoti più forti, evacuazioni di intere palazzine e danni strutturali diffusi in diversi edifici dell'area flegrea. Le analogie non sono poche. Stiamo osservando un forte degassamento delle fumarole principali, accompagnato da un'attività evidente anche nelle fumarole minori, persino in assenza di piogge. Le temperature fumaroliche rimangono estremamente alte e non mostrano segnali di raffreddamento. La frequenza dei terremoti ricorda quella registrata nelle settimane precedenti agli sciami più forti dello scorso anno, e nei fanghi della fumarola di Pisciarelli è visibile una pressione interna molto marcata. Proprio oggi abbiamo effettuato il nostro monitoraggio completo con i droni. La prima tappa, come sempre, è stata la fumarola di Pisciarelli. L'area si presenta in condizioni che ricordano molto quelle osservate circa un anno fa. La bocca principale mostra una pressione notevole, con getti di fango vigorosi e continui e un degassamento diffuso in tutta la zona. Abbiamo misurato con il drone termico una temperatura di 106,9 gradi centigradi. Un valore molto elevato che giorno dopo giorno non accenna a diminuire, anzi, tende lentamente a salire, anche se di poco. Subito dopo ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui il quadro che osserviamo è molto simile a quello dello scorso anno. La fumarola di Bocca Grande appare in forte pressione, con colonne di vapore vulcanico dense e ben visibili che si innalzano dal cratere. Un altro dettaglio interessante riguarda le pozze di fango. Stiamo notando che tendono a prosciugarsi molto rapidamente, segno delle temperature estremamente elevate presenti nell'area. Temperature che vengono registrate sia dall'INGV
sia dal nostro drone termico professionale, acquistato grazie alla collaborazione di tutti voi attraverso la precedente raccolta fondi. E per questo cogliamo ancora una volta l'occasione per ringraziarvi. La temperatura che abbiamo misurato oggi nella fumarola di Bocca Grande è di 186,2 gradi centigradi. Anche qui parliamo di valori molto alti che, almeno per ora, non mostrano segnali di diminuzione. Vogliamo essere molto chiari su un punto. Noi non stiamo facendo previsioni sismiche. Non è il nostro ruolo e non è il nostro obiettivo. Quello che facciamo è osservare, registrare e confrontare dati reali raccolti sul campo. Video, temperature, immagini e comportamenti della caldera che documentiamo giorno dopo giorno. L'INGV stesso ricorda spesso che la caldera dei Campi Flegrei non si comporta mai esattamente nello stesso modo e proprio per questo fare previsioni è estremamente difficile. Ma osservare, confrontare e analizzare ciò che accade è fondamentale. E ciò che stiamo osservando in questo momento non è un quadro particolarmente rassicurante. Se nei prossimi mesi dovessero verificarsi terremoti simili o più forti di quelli registrati nel marzo 2025, il problema potrebbe essere ancora più serio. Molti edifici che allora hanno subito danni o lesioni, a distanza di un anno non sono stati riparati. E questo significa che nuove scosse importanti potrebbero colpire strutture già indebolite. Su questo punto non possiamo non sottolineare un'altra realtà che molti cittadini conoscono bene. La lentezza con cui le amministrazioni locali, dal comune di Pozzuoli alle aree limitrofe, stanno affrontando questo problema. In troppe situazioni sembra quasi che si stia dormendo sopra una questione che riguarda la sicurezza di migliaia di persone. Noi di Solfatara News continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: osservare la caldera, documentare ciò che accade e condividere con voi dati e immagini in maniera trasparente. E come diciamo sempre, anche quando le nostre osservazioni non sono positive, la cosa che speriamo più di tutte è una sola: sbagliarci. Perché questo significherebbe che la terra sotto i Campi Flegrei ha deciso di rallentare il suo respiro. Noi continueremo a monitorare ogni giorno. Un grande saluto a tutta la comunità di Solfatara News e ci vediamo nel prossimo aggiornamento dalla caldera dei Campi Flegrei.